Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera toccate i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Nella puntata precedente. Ho visto un'ombra, raga. Vi trattavano male qui? Guarda, probabilmente è un trauma quello che queste persone hanno qui e lo stanno vivendo tuttora. Secondo me lei è in giardino. Se vuoi confermarmelo puoi fare un rumore, eh? Io mi metto Raga, contro... che passi! Io mi metto contro il muro. Che passi! Si è spenta la torcia. Sì. Vedete che cosa ti dà? Low. Low battery. Low. Ce l'ho vicino, no? Fai un rumore. Noi abbiamo uno strumento che può farti parlare. Porca ragazzi. Facciamo una sessione con il Raven, ma facciamola in sicurezza, perché la nostra sicurezza prima di tutto. C'è qualcuno? Lo facciamo giù, Renan. Sì. È meglio. Sì. Ok. Andiamo giù. Stavo dicendo io. State sui lati, raga. Raga, mi fate una cortesia che state attaccati al muro, che non vorrei mai che No. potessero trarci in inganno. Tanto guarda il K2 adesso ho dato un picco. Vedi lei che volendo, essendo le scale comunque fatte di cemento armato, possiamo farlo qua, Raven. Sì, anche. Siete d'accordo? Sì. Magari ci mettiamo qui e lo mettiamo qua, guarda. Ok, andate pure giù. Noi adesso ti diamo la possibilità di parlare con uno strumento che mettiamo a tua completa disposizione. Si chiama Raven. Ti sentirai chiamare da questo. Batteria scarica? Guarda la fotocamera. Ragazzi, è assurdo. Sì. Il Raven è uno strumento di nostra creazione che abbiamo costruito secondo le esperienze e le elaborazioni dei dati rilevati durante le nostre indagini paranormali. Spesso le entità sono più propense a comunicare con questo apparato, in quanto riescono a rispondere alle nostre domande in modo più chiaro e contestuale. Il Raven lavora su scansioni di frequenze radio, quindi è normale percepire parole che non sono contestualizzate, ma qualora riuscissimo ad avere una risposta in riferimento alla domanda che abbiamo posto, allora si tratta di un vero e proprio EVP. Le interazioni si stanno facendo molto intense in quest'ala del manicomio e le batterie delle nostre strumentazioni stanno andando letteralmente a terra. Le energie si stanno caricando. With
qui? C'è qualcuno che può venire qui a parlare con noi? Franci? Raga, mi fate una cortesia che state attaccati al muro, che non vorrei mai che... Qual è il tuo nome? Ho sentito una roba tipo è il duce. Raga, il duce. Ogni stanza aveva la foto del duce. È così? Ogni stanza aveva la foto del duce. Sì. Sì. Potete dirmi il nome del duce? Vieni qui, ho detto. Secondo me sotto c'è, però voglio che lo riusciate a dire in modo più limpido. Qual era il nome e il cognome del duce? L'ha detto! L'ha detto! Ok, grazie. Grazie. Per noi questo è molto importante perché riusciamo a capire che ci state ascoltando e riuscite a rispondere alle nostre domande. Qual era il nome e il cognome del duce? L'ha detto! L'ha detto! Come veniva chiamato questo padiglione? Tranquilli! Tranquilli. Ragazzi, io... Come veniva chiamato questo padiglione? Tranquilli! Tranquilli. Ragazzi, io... Io voglio sapere perché sei ancora qui. Io sono qua. Perché sei ancora qui? Perché non puoi andare in un posto migliore? Voglio? Stai bene qui? Perché non vai in un posto migliore? Ha detto bene. Eh? Ha detto bene, magari sta bene qua. Perché non vai in un posto migliore? Io ho capito, sto bene qui. Fabio?
Sto bene, diglielo! Sto bene, diglielo! Andre, ti ha risposto! Stai bene qui, quindi? Ti ricordi come si chiama questo posto? Come si chiama? Quindi tu sei sicura di voler rimanere qui? Non vuoi andare in un posto migliore? Ti fa piacere che le persone ogni tanto vengono a trovarti? Le spio? Non voglio sbagliarmi, ma qualche secondo prima ha detto giardino, mi sembra. Fabio? Giardino! Allora ti sta dando ragione su tutto. Francesca, tu rimani qui o vai anche in giro? Io capito, giro? Giro, anch'io. Allora noi adesso ti lasciamo. Ti chiediamo di non seguirci perché noi ci sposteremo in altri padiglioni dove cercheremo di metterci in contatto con altre persone che vivevano qui. Attenti, Le interazioni avute con il Raven sono state sensazionali. Abbiamo avuto la conferma della presenza di questa entità femminile di nome Francesca, che sembra voler rimanere in questo luogo per sua volontà. Forse i ricordi, il suo stato confusionale o la rassegnazione di una determinata condizione vissuta nella sua vita passata la spingono a rimanere qui. Ma a volte non ci è dato saperlo. Facciamo questo mestiere per avere prova dell'esistenza di fenomeni paranormali. A questo punto decidiamo di spostarci in quello che molti definiscono una delle aree più critiche del manicomio, il comparto femminile agitate fermi, dove venivano rinchiusi i soggetti più aggressivi. Ok. Stando a quanto riportato dalla mappa, questo era il secondo compartimento agitate donne e il nome di questo padiglione doveva essere fermi. Quindi ora entriamo e andiamo a cercare dell'attività. Ricordatevi di chiedere sempre permesso. Permesso. C'è qualcuno? K2. C'è qualcuno che vuole venire qui? Far illuminare lo strumento come sta già facendo ora? C'è qualche paziente qui? Forse sta un sospiro. Sì. Rumore. C'è qualche paziente qui?
C'è qualche paziente qui? Cos'è sta un sospiro? Sì. Fabio, ma questa è la struttura dove tu mi raccontasti dove tirano i sassi? Bravo. Qui, nelle indagini precedenti, nelle volte precedenti che sono venuto qua a indagare, proprio su questo corridoio qui, lanciavano i sassi. E proprio là in fondo, dove sto puntando ora con la torcia, è il punto dove il K2 è stato buttato letteralmente per terra. Ah, ok. Ad esempio, quando c'erano i testimoni, Valentina e Sabrina, in un frangente in cui non abbiamo ripreso, ho sentito tipo un sassolino buttato dalle scale da su verso giù. Guarda, siete stati voi? Noi sappiamo che questo è il reparto dei pazzi. Sappiamo che qui vi chiamavano gli alienati. E che questo è il reparto degli agitati, degli agitate donne. Senti? Guarda il K2.